Mi trovo alla stazione di Ferrara in partenza per Nova Gorica in Slovenia, dove sono stato invitato a intervenire alla conferenza Lingocultura che si terrà quest'anno per la prima volta proprio a Nova Gorica. È un'esperienza nuova per me, parlerò della mia esperienza su YouTube, della passione e lo studio delle lingue straniere e dell'italiano, nel mio caso, e sarà un'esperienza molto molto interessante, ma ti farò vedere il festival non appena arrivo. Sono arrivato a Nova Gorica, ho scoperto la pronuncia corretta di questa città e adesso andiamo nel centro dove si terrà la conferenza. Oggi abbiamo una tavola rotonda in cui discuteremo, ci sarà un gruppo di noi che discuterà le strategie per imparare l'italiano in modo più divertente, anche più efficiente, e parleremo anche di poliglotti, com'è essere poliglotti e parlare più lingue sia a casa, per chi ne ha la possibilità, sia all'estero. Sarà un'esperienza interessante anche oggi in vista del mio discorso di domani. Sono in una struttura bellissima, in mezzo al verde. Questa è un'area molto molto verde e la struttura ha anche dei vigneti molto belli. Alla fine sono venuto qua per lavorare, ma mi sembra di essere in vacanza. È perfetto. Kaj se je tam dogajalo. In potem vse te stvari lažje razumeš. Skozi zgodbe se naučiš največ od zgodb. Abbiamo appena concluso un bellissimo incontro con due scrittori per bambini e per ragazzi molto famosi qui in Slovenia. E lo scrittore, che credo si chiami Primož, è un personaggio incredibile, pieno di energia, avrebbe dovuto fare l'attore comico. È stato molto interessante anche se era completamente in sloveno, ma grazie al cielo avevo la mia amica Mojca che ha tradotto tutto e è stato veramente un incontro interessante. Adesso mi preparo perché tra poco avremo una tavola rotonda per discutere di lingue straniere, di poliglotti, di come imparare le lingue e di com'è usare le lingue a casa e anche all'estero. Abbiamo finito la tavola rotonda, questa è la nostra sala che stiamo sistemando. È stato molto interessante, ho conosciuto persone straordinarie da tante parti del mondo. È andata molto bene. E adesso, Mojca, andiamo a mangiare adesso. Sì, Com'è andata, secondo te? io penso che ogni giorno è fantastico perché il primo giorno abbiamo avuto tanta gente alla opening che All'apertura del all'apertura festival. del festival e anche oggi la pubblica nella libreria dove erano due scrittori per bambini e giovani molto famosi, erano bambini, genitori, altra gente che ha interesse nella letteratura e adesso anche c'è meno persone perché finisce, però è un Un contributo? sulla community qui e soprattutto il nostro maestro Francesco. Domani tocca a me. Sì! Sì, e ci sarà tantissima gente. Questo è il mio agriturismo. Grazie Mojca che me l'hai prenotato. È immerso nei vigneti, è molto grande. E qui andiamo in piscina, vediamo com'è. Eccola. È un posto meraviglioso, pieno di pace, con le montagne. Sono le 8 di mattina e si sta divinamente. Ma vorrei dirvi qualcosa di più
riguardo a questo festival, il Festival Lingocultura che si tiene a Nova Gorica dal 24 al 26 agosto. È un festival dedicato agli appassionati di lingue straniere, di letteratura, di cultura in generale. È un festival dedicato in particolare al multiculturalismo. Ci sono stati e ci sono infatti ospiti da tante parti del mondo, come l'Italia, appunto, la Slovenia, gli Stati Uniti, la Spagna, il Messico, l'Argentina, e si è parlato di multilinguismo, di come crescere anche bambini in famiglie bilingue o trilingue. Si è parlato di empatia, di come studiare le lingue, si è parlato anche del mio canale YouTube. Sono elegante perché oggi è il mio turno per parlare. Il Lingocultura avviene quest'anno per la prima volta, quindi è la prima edizione, ed è organizzato da due ragazze super intraprendenti, Moiza e Masha, che sono state veramente brave, hanno fatto un ottimo lavoro. Ci troviamo, come ho detto, a Nova Gorica, che è una città che si trova subito dopo il confine tra l'Italia e la Slovenia. Quindi è una città slovena, ma è attaccata alla città italiana di Gorizia. Formano quindi come un unico centro separato da un confine che è immaginario, perché non esiste più un confine fisico tra queste due città. Nel 2025 Nova Gorica sarà capitale europea della cultura insieme alla città italiana gemella Gorizia. E in occasione di questo anno il motto di Nova Gorica è Go Borderless, che significa eliminiamo le barriere, soprattutto le barriere linguistiche e culturali tra Nova Gorica e Gorizia, perché in realtà rappresentano una realtà, un centro unico. Esiste una piazza, infatti, che appartiene a entrambi i paesi e dove è possibile stare con un piede in Italia e un piede in Slovenia, come vedete in questa foto. Adesso è il mio turno, oggi terrò io il mio intervento e sto aspettando che Moiza venga a prendermi perché è sempre in ritardo e so che guarderà questo video e quindi coglierà il messaggio, e quindi appena passa a prendermi andremo al centro della conferenza. Andavo al supermercato, andavo in palestra, parlavo inglese in bicicletta e da solo. Infatti le persone in macchina mi guardavano e dicevano questo qui è scemo. E parlavo francese da solo sotto la doccia. Non so perché io abbia associato la doccia al francese e l'inglese alla bicicletta, ma questo era quello che facevo. E nessuna scuola mi aveva insegnato che parlare da solo fosse così utile. Però quando ho dovuto iniziare l'università e parlavo con la mia famiglia, con i miei amici, con le persone in generale e dicevo io voglio studiare lingue straniere e letteratura. La risposta era sempre la stessa. Ma va, cosa studi lingue e poi finisci a fare l'insegnante? Dopo 18 anni sono un insegnante, ma quando hai una passione cerca sempre un po' di uscire. E io la spingevo sotto, però lei tornava. E il 9 dicembre 2018 è stato il primo giorno della mia nuova vita come insegnante online. Il giorno successivo, per concludere in bellezza la mia esperienza in Slovenia, Moiza ha deciso di mettere a dura prova il mio fisico, portandomi a fare trekking sulle montagne. Ma devo dire che ne è valsa veramente la pena, perché è stata una bellissima camminata e ho avuto l'opportunità di vedere un pezzo di Slovenia dall'alto. Grazie a questa ragazza qua che mi ha portato in escursione a fare una fatica matta, ma è bellissimo. Una delle cose che mi piace di più dell'essere qui è che in questo momento siamo in Italia e faccio un passo a destra e ta-tan, siamo in Slovenia. Živia? Živjo. Živio, che significa ciao? Ciao. Živio. Živjo.